Buongiorno, Don Giuliano. Ciao, ciao. Dimenticavo quanto fosse difficile salire tutte queste scale. Roccaravindola, paradiso degli occhi, purgatorio del corpo, inferno dei piedi. Infatti. Qua è Roccaravindola, giù è Taverna Ravindola. Ma mi potrebbe raccontare la storia di questo posto meraviglioso? Questo paese deriva la sua storia dalle appostazioni, perché quando fu distrutta l'abbazia di San Vincenzo a Volturno, qui alle fonti del Volturno, il nuovo abate chiese al duca di Capua se poteva costruire delle appostazioni in difesa del monastero. Civitas Monacorum era una città di monaci, ecco, il monastero era importantissimo nel Medioevo, una delle abbazie più celebri del Medioevo. Non fu ricostruita più così perché andò in decadenza, ma comunque quando il padre abate la ricostruì volle che vi fossero delle appostazioni per difenderla, e tra queste sorse il borgo di Roccaravindola. Una volta c'è stava un bel paese di gente cortese che non ci sta più, e tutta partuta sta povera gente che senza fa niente poteva sta qua. E tutta partuta sta povera gente che senza fa niente poteva sta qua. Allora questo è gli Sport, ex porta, dalla porta, è un tunnel medievale sul quale insistono tutte le case che a loro volta insistono sulla cinta muraria e sulle torrette del castello. Pensa che qui sotto avvenivano tutte le manifestazioni del paese, a partire da quelle religiose. Salve professore. Buongiorno a lei Sandro e complimenti per l'ultima relazione che mi ha inviato. Davvero un ottimo lavoro. Grazie professore. Senta, secondo il suo piano degli spostamenti, oggi dovrebbe trovarsi a Montaquila, o sbaglio? Sì, sono un poco lontano dal borgo. Ah, bene, benissimo. Anch'io dovrei essere in zona quest'oggi. Credo che potrei raggiungerla in paese in tarda serata. Se per lei va bene, potremmo vederci e fare un po' il punto della situazione. Certo, va bene, allora stasera. Bene, a dopo allora. Sandro, Ciao Andrea. buongiorno. Senti, io ti ho dato appuntamento qui perché ti volevo iniziare a parlare di Montaquila, della storia di Montaquila, da questa iscrizione, in cui si fa riferimento alla famiglia dei Satti, una famiglia importante per tutto il Molise perché sono i produttori delle tegole del Tempio di Piero Abbondante. Questa iscrizione è murata qui, è stata riutilizzata nella costruzione di questo edificio che vedi. Questo è un antico casino di caccia edificato dalla famiglia Staffieri di Montaquila intorno alla fine del 1700, una famiglia nobiliare che appunto era una delle maggiori proprietarie terriere della zona. Salire su a Roccaravindola Alta e non vedere la chiesa del Santo Angelo è una perdita imperdonabile, perché questa è l'antica chiesa parrocchiale e vi sono degli affreschi che risalgono all'era angioina, quindi nel XV secolo. La cosa interessante di questi affreschi è
la strage degli innocenti, come possiamo vedere lì, si vedono i bambini giù uccisi, si vede l'uomo con la spada, poi si vedono i re magi qui ai piedi della Madonna col bambino, lo zampognaro che suona, i pastori, l'angelo che annuncia la nascita di Gesù. Qui adesso stiamo camminando su un'antica strada romana, o almeno quello che ne resta. Infatti sì, che non mi sembra proprio una strada di origine romana. Esatto, bravo, si vede che hai buon occhio. Effettivamente questa è un rifacimento medievale. E questa strada è particolare perché l'antico percorso è un tratto dell'antico percorso della Via Latina, che dall'Alta Valle del Volturno portava poi a Isernia e via via verso la Campania, verso Campobasso, l'altra zona del Molise. Questa località si chiama località La Scafa perché questa strada arrivava fino al greto del fiume. Poi, non essendoci ponti, il fiume veniva attraversato tramite una scafa. E questo passaggio quindi non avveniva gratuitamente? No, ovviamente per attraversare il fiume bisognava pagare. E abbiamo testimonianza di questa cosa grazie a un'iscrizione che venne rinvenuta qui. Su questa iscrizione, che è tra l'altro un documento ufficiale del Regno di Napoli, emanata da Filippo V di Borbone nel 1707, viene riportato tutto l'elenco dei costi in base alla quantità e alla qualità delle merci, alla tipologia delle merci, ma anche di animali e di persone. Salve, buonasera. Buonasera. Come mai da queste parti? Beh, passavo di qui e mi sono fermata a fare qualche fotografia. Ma è una pesca particolare questa? Sì, guarda, stiamo effettuando un'esercitazione della nazionale con i ragazzi e stiamo facendo la pesca a mosca, con sistemi a mosca. Noi qui sul Volturno utilizziamo maggiormente questo tipo di pesca. E in cosa consiste? Consiste nella pesca con artificiali naturali e cerchiamo di catturare le trote ingannandole con questo sistema naturale. Dicevi ragazzi della nazionale? Sì, noi siamo un gruppo, un'associazione di Mondaquila, siamo la SPS Ravindolese e svolgiamo attività internazionale e nazionale, soprattutto con i ragazzi, perché io ho una scuola di pesca e abbiamo diversi ragazzi che si sono inseriti nell'ambito della nazionale italiana. Il nostro sodalizio comunque ha conquistato diversi titoli, 6 titoli italiani, 2 titoli italiani in seniores e in più 6 medaglie mondiali. Va bene, allora vi lascio proseguire con il vostro sport e io raggiungo degli amici a Montaquila. Arrivederci, buona serata.
Ma perché non ci prendiamo una cosa al bar prima di cominciare il giro? No, ma guarda, forse è meglio che proseguiamo il giro e poi ti accompagno da una parte che vedrai che ti piacerà ancora di più. Sì, andiamo. Ti chiama... Oh, ma che è sto dura? Secondo me dobbiamo entrare. Ma che... Andiamo, chiediamo alla signora. Andiamo. Si può? Rosanna, possiamo? Che cosa stai cucinando di buoni? La frittata, Ma cosa c'è in quella frittata? le uova, salsiccia, pancetta, prosciutto, code dell'aglio, prezzemolo e un'erba che in italiano non lo so come si chiama, Nutella. La signora l'ha preparata da 60 uova, è una delle più piccole, perché devi sapere che a Montaguila abbiamo la tradizione di fare frittate anche molto più grandi, a partire dalle 100 uova in su. Tant'è vero che organizziamo una sagra che si svolge il 1° maggio di ogni anno, ormai da 40 anni, in cui quest'anno, nell'ultima edizione, l'abbiamo fatta addirittura di 1681 uova. Quindi questa è la chiesa di? Allora, questa è la chiesa di Santa Maria Assunta, è una chiesa molto antica in quanto abbiamo notizie della sua esistenza quantomeno già nel 1182. Questa notizia la conosciamo grazie a un documento, un importante documento che è una bolla papale di Papa Lucio III, in cui appunto ci viene riferito che dell'esistenza già di una parrocchia dedicata a Santa Maria e della chiesa di San Paolo già edificata a Montaguila. Probabilmente si trattava della prima edificazione di questa chiesa, su cui successivamente è stata ricostruita nei secoli passati quella che vedi attualmente. Allora Sandro, devi sapere che la prima notizia sulla fondazione di Montaguila è relativa al 962. Infatti pare che in quell'anno i monaci dell'abbazia di San Vincenzo a Volturno avessero fondato il primo villaggio di Olivelle, che si trovava sulla collina di fianco all'attuale Montaguila. Poi successivamente, intorno al 1100, gli abitanti di questo posto si spostarono su questa collina, dove sorge attualmente Montaguila, per questioni difensive essenzialmente. Poi invece per quanto riguarda il primo sviluppo urbano del paese, dobbiamo arrivare fino alla fine del 1200, in epoca angioina, e infatti questo muro che vedi fa parte proprio della fortificazione di quell'epoca, era l'antico castello che poi successivamente è diventato quello che è oggi il palazzo baronale. Sandro, prima ti avevo fatto una promessa. Adesso ho intenzione di mantenerla, se non hai fretta. No, devo aspettare il professor Rinaldi, credo arrivi tra un paio d'ore. Perfetto, andiamo allora. Andiamo.
bevilo tutto, se l'è bevuto tutto e non gli ha fatto male, l'acqua fa male, il vino fa cantare. Bicicletta. Ma qui ti va da tu, che vieni da Roma con la bicicletta? No, devo vedere il professor Rinaldi. Rinaldi? Sì, il professor Rinaldi. Salve Andrea, come va? Che piacere vederla, tutto bene? Sto cercando il mio assistente Sandro, so che vi siete visti oggi. Sì, Sandro è stato tutta la giornata con me, l'ho lasciato poco fa. Ah, e dove lo trovo? Guardi, segua la strada e se ne accorgerà. Grazie Andrea. Arrivederci. Però devo andare adesso, ragazzi, scusate, grazie di tutto. L'ultimo bicchiere, resta quello che dai. Solo se trovo voi. Bravo! Ciao ragazzi! Grazie Sandro! Noi stiamo qua! Va bene, ciao a te! Ciao ragazzi! Ciao, ci vediamo! Società del Magnaggio, società della gioventù, e noi edimmo, ci sono tutti ospitali, ospitali tanto gentili, gentili ospitali. Tutti tranne te, ma chi te credi d'essere? Antipatica, maleducata, non mi piaci più, basta, non mi piace più. Non è vero, sei bella, bellissima. Ciao. La mia bicicletta, brava. Mi sei venuta a prendere. Brava. Andiamo. No. Non sei la mia bicicletta? No. Non fa niente, chi se ne frega. Lasciami stare. Quando Laura ha detto che non devo inquinare. Sandro! Professore! Ma che cosa ha combinato? Avevo sete e ho bevuto. Ma io non la riconosco più, Sandro. Lei è completamente ubriaco. Sì, sono ubriaco, è vero. Non ho diritto anche io a distrarmi? A fare come se tutto andasse bene? Il lavoro è importante, professore. Importante lo studio, importante la carriera. Ma io sono solo. E non è triste essere solo e non poter condividere questo con qualcuno. Io sono solo, professore. E vorrei tanto non esserlo. Vede Sandro, lei sta conoscendo la nostra regione. È aspra, selvaggia, ma direi anche ostile per chi le si avvicina per la prima volta. Ma è tutta apparenza, perché vede, il Molise è come una donna, inizialmente fredda e distaccata, e poi improvvisamente calda e accogliente. Bisogna saperla prendere e aspettare.
Bisogna essere pazienti e aspettare. Nulla nella vita è facile, ragazzo mio, ma non bisogna mai perdere la speranza. Continui a desiderare ardentemente ciò che vuole, ma soprattutto impari a guardare le cose con occhi diversi e non arretrare mai di fronte alle difficoltà, perché a volte è solo dopo un sentiero tortuoso che si riesce ad ammirare un paesaggio incantevole. I prossimi li scriveremo insieme.